Ok, allora questo è chiaramente più ostico rispetto agli altri perché abbiamo una radice dentro la radice, però quello che cambia è essenzialmente nulla, perché io semplicemente vado a seguire le mie istruzioni, cioè ogni volta che c'è una radice pari prendi e metti tutto maggiore o uguale di 0, quindi il primo argomento più grande sarà questo, ossia 1 meno radice di x maggiore o uguale di 0. Contemporaneamente c'è anche un altro argomento che è quello della radice più interna, cioè la radice più interna mi dice guarda che x io la voglio obbligatoriamente più grande o uguale a 0, e infatti già questo è quello che mi suggerisce il mio risultato, cioè le x saranno più grandi di 0. Ora dobbiamo cercare di tradurre quello che dice la prima disequazione, quindi questa qui mi dice ok, prendo l'1 intanto e lo porto dall'altra parte, quindi meno radice di x maggiore o uguale di meno 1. Contemporaneamente adesso cosa farò? Cambierò innanzitutto i segni, quindi se cambio i segni ottengo radice di x minore o uguale di 1. Ok, e adesso cosa faccio? Beh, dal momento che sono certo che la mia x sia positiva, perché me lo garantisce la seconda condizione, a questo punto posso andare ad elevare tutto al quadrato, quindi otterrò che x sarà minore o uguale di 1 e quindi vale questa e dunque vale questa. Dovrei rifare il grafico a questo punto, ossia ok, i valori sono 0 e 1, la prima condizione mi dice che x deve essere più piccola di 1, l'altra condizione mi dice che x deve essere più grande di 0 e quindi la soluzione sarà interna, perché sto, ripeto, considerando il grafico di un sistema in questo caso. Quando valgono più condizioni contemporaneamente si parla di sistema, infatti io qui avrei dovuto scrivere magari il simbolo di sistema e quindi questa qui era la mia condizione 1 e questa qui la mia condizione 2. Quindi il fatto che la condizione 2 mi dice guarda che tanto x è positiva, automaticamente mi garantisco il fatto che poi posso andare ad elevare al quadrato e non avere alcun problema nella mia disequazione irrazionale. Quindi qui come possiamo concludere? Ricordando che nel caso di disequazioni irrazionali ci si comporta in questo modo. La regoletta era questa: nel momento in cui io ho un caso di questo tipo, cioè radice di a minore o uguale di b, esattamente la casistica che io sto riscontrando qua, mi devo comportare appunto in questo modo qui, ossia devo pretendere che quello che c'è dentro la radice sia maggiore o uguale di 0 e questa pretesa era già soddisfatta dall'altra condizione e quindi è il motivo per il quale io stavo tranquillo. La seconda cosa era che b doveva essere anch'esso positivo ed è ovvio, perché siccome stiamo parlando di 1 è ovvio che è positivo e quindi quella condizione è automaticamente soddisfatta. Ok, se sono soddisfatte quelle condizioni posso passare al quadrato ed è quello che ho fatto nell'ultimo passaggio. Poi andando ad unire tutte le possibili cose mi sono ritrovato la soluzione.